30 milioni di metri cubi. Un peso pari a 250 Empire State Building, concentrato in un solo blocco di roccia solida. Immagina questo colosso che si stacca da una montagna e precipita nel vuoto per 900 metri. Quello che succede nei 14 secondi successivi genera qualcosa che la mente umana non è programmata per comprendere. 524 metri. Ripetilo con me. 524 metri di altezza. È un numero che non ha senso logico. Se tu fossi in piedi davanti a questo muro d'acqua, non vedresti la fine. Vedresti solo un cielo liquido che ti crolla addosso. Questa non è un'onda, è un'apocalisse verticale. E in questo momento ti porterò esattamente nel millisecondo in cui la natura è sembrata piegare le leggi della fisica, creando il muro d'acqua più alto mai registrato nella storia dell'umanità. Fermati un attimo. Voglio che tu capisca davvero cosa significa 524 metri. Pensa al grattacielo più alto della tua città. Fatto? Ora immagina di prenderne 5, impilarli uno sull'altro e poi gettarci sopra un oceano intero. Questo è quello che è successo la notte del 9 luglio 1958 a Lituya Bay, in Alaska. Com'è possibile che l'acqua, un elemento così fluido e cedevole, riesca a ergersi in una struttura così titanica senza collassare su se stessa? Se tu butti un sasso in una pozzanghera, vedi delle piccole increspature. Ma cosa succede se il sasso è grande quanto una montagna e la pozzanghera è un fiordo profondo? L'acqua non ha il tempo di spostarsi lateralmente. Viene letteralmente schiacciata, compressa in una morsa di energia cinetica pura. E la fisica ha una regola d'oro. L'energia non scompare mai. Se non può andare di lato, deve andare verso l'alto, verso il cielo. Tutto inizia con un brivido profondo. Un terremoto di magnitudo 8,3 lacera la faglia sotterranea. Immagina la crosta terrestre come un enorme biscotto secco. Quando applichi troppa pressione, si spezza con una violenza inaudita. Questa vibrazione titanica viaggia attraverso la roccia solida a migliaia di chilometri all'ora. Arriva alla base del ghiacciaio Lituya, dove una montagna intera è già in equilibrio precario, tenuta insieme solo da attrito e ghiaccio secolare. E in un istante quell'attrito svanisce, la montagna muore, cade la roccia, cade la gravità, cade ogni certezza. 30 milioni di metri cubi di materia in caduta libera. Sai quanto pesa? È come se circa 900 portaerei precipitassero tutte insieme. Mentre guardi queste particelle collassare, pensa a questo. Se tu fossi stato lì, non avresti sentito un boato. Avresti sentito il mondo intero che si spaccava a metà. Ma aspetta, c'è una distinzione fondamentale che devi fare. Le onde che vedi in spiaggia, quelle su cui i surfisti scivolano, sono create dal vento. Il vento accarezza la superficie, trasferendo energia un po' alla volta. È un processo lento, quasi gentile. Ma quello che stiamo guardando qui è un mostro completamente diverso. Questo è un'onda di spostamento. È un po' come quando ti siedi improvvisamente in una vasca da bagno piena fino all'orlo. L'acqua deve fare spazio al tuo corpo e lo fa uscendo violentemente dai bordi. Solo che in questo caso il corpo che entra in acqua viaggia a quasi 400 km all'ora e pesa circa 90 milioni di tonnellate. L'acqua non viene accarezzata, viene presa a pugni. L'acqua, essendo un fluido quasi incomprimibile, viene spostata violentemente dalla massa della frana, trasferendo l'energia cinetica in un'onda di spostamento massiccia. Ma c'è un problema enorme. Se applichiamo le leggi classiche della fluidodinamica, questa storia non ha senso. Quando una massa cade in acqua, l'energia si propaga in modo radiale, come anelli concentrici che si allargano e si abbassano. L'energia si disperde nello spazio. L'onda avrebbe dovuto essere alta forse 30-40 metri. Devastante, certo, ma non 524 metri. Sembra fisicamente impossibile che un'onda mantenga tutta quella coesione e quell'altezza. L'acqua è pigra, cerca sempre il livello più basso.
E allora, cosa ha costretto milioni di tonnellate d'acqua a sconfiggere la gravità? Perché questo muro liquido ha deciso di arrampicarsi su una montagna invece di spalmarsi pacificamente? La risposta non si trova nell'acqua stessa. La risposta si trova nella prigione in cui quell'acqua era rinchiusa. Tra poco vedrai perché la forma del paesaggio è diventata l'arma più letale di questa tragedia. Immagina di avere un palloncino pieno d'acqua. Se lo metti su un tavolo e lo schiacci con le mani, l'acqua preme contro la gomma in tutte le direzioni. Ma cosa succede se metti quel palloncino dentro un tubo di metallo e poi lo schiacci? L'acqua può uscire solo da una parte, sparata fuori a una velocità incredibile. Lituya Bay non è una spiaggia aperta. È un fiordo a forma di U, scavato da un antico ghiacciaio. Ha pareti di roccia verticali e un fondale strettissimo. È un tubo di metallo cosmico. Quando la montagna è precipitata dentro questo tubo, l'energia non poteva andare a destra, non poteva andare a sinistra, non poteva andare giù. L'intera baia ha funzionato come la canna di un fucile gigantesco. L'onda è stata letteralmente sparata contro la parete opposta della montagna. L'acqua non stava semplicemente scorrendo. Stava esplodendo sotto una pressione idraulica incalcolabile. Mentre sale, l'acqua smette di comportarsi come acqua. A quelle velocità e con quella pressione entra in gioco la pressione dinamica e l'inerzia. L'acqua, essendo quasi incomprimibile, oppone una resistenza massiccia all'impatto. Un paradosso solo apparente. Se tu avessi potuto toccare quel muro d'acqua mentre saliva a 160 km all'ora, non ti saresti bagnato la mano. Te la saresti frantumata come contro un blocco di cemento armato. Non perché l'acqua sia diventata solida, perché a quella velocità non fa in tempo a spostarsi e l'inerzia di quella massa la fa colpire come un solido. È pura forza bruta in movimento. Questo mostro liquido sta letteralmente sradicando la terra mentre sale. Non sta solo bagnando gli alberi, li sta falciando come fili d'erba. E qui arriva il punto di rottura. L'onda continua a salire finché l'energia cinetica non viene finalmente sconfitta, metro dopo metro, dalla gravità terrestre. Se stai ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. Voleva guardare nell'abisso della forza cruda della natura. Questo è il tipo di viaggio che facciamo qui. Ma aspetta, sai cosa significa questo per te, adesso, mentre guardi? Significa che la nostra percezione di cosa sia solido e cosa sia liquido è solo un'illusione dettata dalla velocità. Torna con me nella baia. Immagina la scena. È notte, è buio pesto. Il silenzio assordante dell'acqua che si alza copre il rumore del terremoto. L'onda ha raggiunto il suo apice. 524 metri. È lassù, sospesa, per una frazione di secondo infinitesimale. Un istante in cui il tempo si congela. Un'eternità di distruzione potenziale sospesa nel vuoto. E in quella baia, proprio in quel momento, non c'erano solo alberi e rocce. C'erano delle persone. C'erano 3 piccole barche da pesca. Quando l'acqua finalmente ricade, non scende dolcemente. Collassa. E mentre collassa, genera un'onda secondaria che spazza l'intera lunghezza del fiordo a 160 km all'ora. Immagina di prendere una gomma da cancellare gigante e passarla su un disegno a matita. Solo che il disegno è una foresta secolare e la gomma è fatta di 30 milioni di tonnellate d'acqua. L'attrito è così estremo che l'onda non si limita a spezzare gli alberi. Strappa via il terreno. Strappa via le radici. Strappa via la terra fino ad arrivare alla roccia nuda del substrato roccioso. La bedrock è un'escoriazione geologica. Milioni di alberi vengono risucchiati in questo vortice oscuro, trasformando l'onda in un tritacarne di legno, ghiaccio e pietra. Se tu fossi stato su una di quelle sponde, non avresti avuto nemmeno il tempo di capire cosa ti stava uccidendo. Saresti stato cancellato dall'esistenza. Eppure, nel mezzo di questo inferno in terra, Howard Ulrich e suo figlio di 7 anni
sono su una piccola barca chiamata Edrie. Vedono questo muro nero, un'oscurità solida che copre le stelle, correre verso di loro. Cosa faresti tu? Ulrich fa l'unica cosa possibile. Gira la prua dritta verso il mostro. E qui succede un altro miracolo della fisica. L'onda non li schiaccia, li solleva. La barca viene sparata verso l'alto come un tappo di sughero, cavalcando una pendenza d'acqua quasi verticale. I cavalli vapore del motore urlano, l'elica gira nel vuoto, mentre vengono sollevati così in alto da guardare dall'alto in basso la foresta che viene distrutta sotto di loro. L'onda li sceglie, non li inghiottisce, li scaglia oltre il caos. È la prova vivente che in fluidodinamica estrema, a volte, galleggiare è solo questione di trovarsi sull'inclinazione giusta al millisecondo giusto. Ma c'è un dettaglio oscuro dietro questa furia. Mentre l'onda viaggia, nelle zone dove l'acqua scorre più veloce, la pressione crolla e quando la pressione scende abbastanza, l'acqua bolle a temperatura ambiente. Si chiama cavitazione. Bolle di vapore che nascono dove la pressione precipita. Lo stesso fenomeno che divora l'acciaio delle eliche delle navi. Quando queste bolle collassano, generano onde d'urto microscopiche, ma di una violenza inaudita. Immagina milioni di microimplosioni che crepitano simultaneamente nel cuore dell'onda. Questo è il suono di un fluido spinto oltre i suoi limiti. L'onda di Lituya Bay non era solo acqua che si spostava. Era un reattore cinetico fuori controllo che stava macinando la materia stessa. E mentre l'onda usciva dalla baia, disperdendosi nell'oceano aperto, lasciava dietro di sé un paesaggio alieno, mutato per sempre in soli 3 minuti. Quello che devi capire è che questo non è uno tsunami normale. Gli tsunami che conosciamo, quelli che devastano le coste, sono onde lunghe chilometri, alte solo pochi metri in mare aperto, generate da sollevamenti tettonici. Sono lenti, larghi, inesorabili. Lituya Bay è stato un mega tsunami, un'arma di precisione, un impatto concentrato e localizzato che converte energia potenziale in elevazione pura. Se uno tsunami è come un'onda di marea che sale lentamente e annega una città, un mega tsunami è come un proiettile sparato a bruciapelo. Non annega, disintegra. E il vero terrore non è che sia successo una volta. Il vero terrore è che le condizioni geologiche per creare questa arma esistono in migliaia di altri posti sul nostro pianeta. Fermati, torna al presente. Mentre guardi questo video, ci sono montagne vulcaniche instabili alle isole Canarie. Ci sono fiordi scoscesi in Norvegia e in Groenlandia. Miliardi di tonnellate di roccia sospese sull'oceano che aspettano solo il momento giusto. La domanda non è se accadrà di nuovo, è cosa lo ferma oggi. La natura ha già dimostrato che può prendere l'elemento della vita, l'acqua, e trasformarlo in un'esistenza che cancella tutto ciò che tocca. Noi costruiamo città sulle coste, convinti che il mare sia un vicino prevedibile. Ma la fisica non ha memoria e non ha pietà. Quando l'energia cinetica si scontra con la massa, le nostre convinzioni crollano. Lituya Bay è il promemoria scolpito nella roccia che il nostro pianeta è vivo, dinamico e infinitamente più potente di qualsiasi illusione di controllo umano. E a volte basta un solo sasso troppo grande per riscrivere la geografia. Ogni goccia d'acqua che ha composto quell'onda monumentale è ancora qui, da qualche parte, negli oceani che circondano il mondo. Forse, in questo momento, sta evaporando per formare una nuvola sopra la tua testa. Sei circondato dalle stesse molecole che hanno sfidato il cielo. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. E questa era l'onda perfetta. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro, la forza bruta della natura smette di essere un mistero e diventa pura geometria visibile. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza,
per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così potente. Aiutami a mostrare l'invisibile.